avvantaggiare partecipandovi in maniera proattiva, dinamica, cercando di appunto, frequentare questi due progetti di alternanza scuola-lavoro. Durano anche abbastanza perché sono un totale di 400 ore, poi sono su base triennale, quindi dai 16 anni ai 18 più o meno, quindi è fondamentale riuscire a coinvolgerli senza però perderli in delle dinamiche che spesso si trovano a confrontarsi con le aziende. Banalmente spesso c'è questo rischio che si trovino a fare soltanto fotocopie, se c'è un progetto intelligente che coinvolge un'azienda importante con magari anche un'agenzia per il lavoro, è chiaro che secondo me si possono sicuramente trovare degli spunti per il proprio futuro. Deve avere sicuramente delle caratteristiche puntuali sulla natura di questo progetto, deve avere un punto di caduta, secondo me, fattuale su determinati progetti specifici che possono appunto portare a delle, non so, a delle applicazioni. Devono essere coinvolti in un progetto che possa essere per la funzione aziendale che ricopre, possa anche essere utile poi all'azienda che li ospita. Gioca un ruolo fondamentale, senza il mondo delle imprese già il progetto in sé dell'alternanza scuola-lavoro sarebbe assolutamente improponibile. Siamo un paese formato anche da grosse aziende ma anche da una miriade di piccole e medie imprese, abbiamo 4 milioni di piccole e medie imprese, siamo peraltro straordinari nella manifattura, siamo il secondo mercato manifatturiero in Europa, abbiamo percentuali export molto importanti, abbiamo un saldo di bilancia commerciale di oltre 50 miliardi di euro all'anno, quindi le imprese abbiamo delle straordinarie realtà imprenditoriali, soprattutto nel nord Italia, ma anche nel centro-sud c'è qualche realtà che si sta rivelando sicuramente molto interessante. Quindi senza il loro supporto è assolutamente impossibile che si riescano a coltivare anche dei giovani che hanno delle prospettive di talento. Devono essere propositivi, molto dinamici, proattivi, farsi vedere delle idee, guardarsi intorno, leggere i giornali, è importante informarsi, perché senza informazione si fa un po' fatica, infatti su questo sono un po' preoccupato perché le fonti informative vengono un po' lasciate a sé, provare anche a confrontarsi con i genitori, con persone che magari hanno più esperienza di loro, per avere delle opportunità poi in futuro. Secondo me lo spirito principale deve essere l'essere appunto propositivi, cioè farsi vedere, non nascondersi e cercare sempre di coltivare le proprie idee e le proprie ambizioni. Il nostro paese sta cercando di confrontarsi con un mercato del lavoro che è diventato globale, perché ormai c'è una competizione sfrenata in tutti i settori, non siamo più il paese che deve confrontarsi soltanto al proprio interno, ma deve confrontarsi già con gli altri paesi europei, ma soprattutto con i paesi asiatici, con la Cina, l'India. Siamo ormai in un mercato che permette di spostare merci e persone a una velocità supersonica. Internet è stato un detonatore incredibile perché in questi ultimi 20 anni la circolazione di dati e persone è diventata incredibile. È cambiato completamente il mondo, è cambiato anche il mondo perché è arrivato un attore nuovo che è la Cina. La Cina fino a 20 anni fa non aveva queste percentuali di sviluppo, i giovani per cui sono chiamati a confrontarsi tutti i giorni con i loro colleghi, i loro pari grado, di pari età in altri paesi del mondo. Quindi ovviamente anche investire sulle lingue è fondamentale perché senza per esempio un'ottima lingua inglese si farà sempre più fatica.